Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi un nuovo video. Qualche video fa avevo parlato del perché è necessario svuotare una scultura. Oggi vediamo come si fa. Ci sono diversi metodi che dipendono un po' da quello che ci piace di più, ma soprattutto dalla forma della scultura. Primo metodo, da sotto. Io adesso ho questo cilindro di argilla che non è una vera e propria scultura, ma ci serve un po' per vedere questi metodi. Allora, primo metodo dicevo da sotto. Se voi avete a casa magari delle statuine di ceramica, se le alzate notate che sotto hanno un buco nella parte che appoggia e non si vede e sono vuote all'interno. Ora, come si fa? Si fa sfruttando questi attrezzi che si chiamano mirette. Mirette sono questi qua, sono delle stecche con all'estremità questa sorta di cappio rigido di metallo. Ci sono di diverse forme, un po' per arrivare bene dappertutto, più grandi per una scultura più grande, più piccole per una scultura più piccola. A parte la grandezza e la forma, vedete che sono tutte diverse, è importante notare anche la sezione, cioè questa è più tonda, questa ha la parte più piatta, insomma si adattano bene ad ogni scultura che dobbiamo svuotare. Come funziona? Funziona, adesso non è facilissimo farlo che non vedo quello che sto facendo, però per la scienza, per farvi vedere, e si svuota così. Io quello che vi consiglio, mano a mano che la svuotate, per diciamo creare delle pareti uniformi, di andare a posizionare l'altra mano nella parte che state svuotando all'esterno, in modo da sentire se vi avvicinate troppo con la miretta all'esterno, perché si rischia di bucarla. Se si buca non c'è problema, nel senso che si può sistemare, magari lo vediamo un'altra volta, però non è la fine del mondo. Come dico sempre io, per la lavorazione della ceramica tutto è risolvibile sempre fino alla cottura e forse anche dopo, quindi ci sono sempre modi di risolvere la situazione. Ora, chiaramente questo metodo con le mirette è consigliato nel caso di una scultura con una struttura abbastanza uniforme. Se invece ci sono delle parti magari più piccole, delle parti non raggiungibili, eccetera, eccetera, si usa il secondo sistema, in cui entra in gioco il filo tagliargilla. Ora, come si usa il filo tagliargilla? Vedo delle persone che tagliano dall'alto, invece il filo tagliargilla va utilizzato sempre, sempre, sempre dal basso. Va utilizzato sempre dal basso perché mentre così nella parte finale riusciamo ad andare dritti, se lo utilizziamo dall'alto nella parte finale rischiamo di portarci via una parte della base della scultura. Quindi noi lo andiamo a tagliare in due parti e sempre con la miretta andiamo a scavare bene le due parti. In questo modo riusciamo a raggiungere anche le parti più piccole e quindi riusciamo sicuramente a svuotarla meglio. Allora, questo io vi consiglio di farlo quando la scultura è abbozzata, non quando è super rifinita, perché poi queste due parti andranno riunite e quando le riuniamo, se abbiamo fatto già la scultura super dettagliata, rischiamo di perdere questi dettagli che abbiamo fatto. Quindi io adesso la svuoto tutta, anche qui attenzione agli spessori.
blocco e dobbiamo fare dall'altra parte un lavoro analogo. Bene, nel momento in cui l'abbiamo fatto, immaginiamo di averlo già fatto, dobbiamo riunire queste due parti. Come le riuniamo? Mettiamo un pochino di barbottina qua, non troppa, perché sennò quando andiamo a riunire spingiamo, la barbottina esce tutta dai bordi e diventa difficile andare a richiudere, e poi andiamo a richiudere aiutandoci anche con dell'argilla in più. Chiaramente questo lavoro di chiusura possiamo farlo anche all'interno, e in questo modo abbiamo la nostra scultura svuotata. Un altro sistema, che è un sistema veloce per svuotare soprattutto dei blocchi d'argilla più grandi, ora vi faccio vedere una scultura abbozzata che stiamo realizzando per farvi capire di cosa parlo, e poi vi faccio vedere come si fa. Abbiamo fatto anche uno short che fa vedere velocemente questa tecnica. Intanto vi faccio vedere la scultura. Allora, questa scultura qua ha questa base del corpo, è da finire, a campana. Questa l'abbiamo realizzata con un blocco d'argilla molto più grande di questo, su cui abbiamo infilato un mattarello e poi lo facciamo rotolare. Chiaramente questo non è un metodo molto rifinito, inoltre è un metodo che possiamo utilizzare solamente sul blocco d'argilla prima di iniziare qualsiasi operazione per realizzare una scultura, perché non solo la svuota ma la allarga anche. Però se abbiamo un blocco d'argilla abbastanza grande e dobbiamo realizzare una forma tipo cilindro o campana, va benissimo. Vi lascio il link del video perché svuotare una scultura. Spero che sia stato interessante. Se avete domande, come al solito, lasciatele nei commenti e rispondiamo a tutti. E a presto!